Tanti contenuti su questo canale sono relativi a test su microfoni, perché il microfono, è lo strumento preferito dai podcaster. Oggi però voglio parlarti di schede audio, testando 2 schede audio, una da 38 euro e una da 200 euro. Riesci a sentire la differenza? Oggi siamo qui con il sempre presente sul mio canale Behringer XM8005 per testare 2 schede audio. Una da 38 euro, la Behringer UM2, l'altra la SSL2 da 200 euro. Ora i prezzi oscillano sempre, ma ti metto tutto in descrizione. Il microfono lo conosci, ci spendo giusto 2 parole e poi ci dedichiamo alle schede audio. Questo è un Behringer XM8005, un microfono dinamico, cioè che non necessita della 48 volt, è un microfono con un pattern polare cardioide, cioè prende tutto ciò che arriva soprattutto davanti, un po' di lato e niente dietro. Ok, uno strumento questo dinamico utilizzato soprattutto negli ambienti non acusticamente trattati, ok? Quindi in questa parte del mio studio dove c'è un soffitto altissimo, un finestrone gigante e questa luce gigantesca con una ventola che gira, questo strumento qui è sicuramente da preferire rispetto a un microfono a condensatore. Ok, chiusa la parentesi sul microfono. Questo microfono mi serve per testare queste 2 schede audio, ok? Allora, in questo momento tu stai sentendo una delle 2 schede audio, fra un po' passeremo all'altra scheda audio. Non voglio dirti all'inizio quale è quale, ma voglio che arrivi fino alla fine del video, per favore, per scoprire quale delle 2 schede audio è quella A e quella B. Ovviamente le 2 schede audio hanno una bella differenza in termini di gain, in termini di qualità dei preamplificatori, in termini di prestazione proprio delle schede audio, perché una, la Behringer, arriva a 16 bit 48 kHz, l'altra, l'SSL2, arriva a 24 bit 192 kHz. Sono 2 schede audio quindi molto diverse sia per la qualità costruttiva ma anche in generale per il suono. Ora passiamo all'altra scheda audio. Come puoi vedere ho cambiato posizione al microfono, questo significa che abbiamo cambiato scheda audio. Noti una differenza rispetto alla precedente? Ovviamente in questa fase ancora non ti dico quale scheda è, ma sai che stiamo provando la Behringer UM2 e la SSL2. 2 schede audio, come ti dicevo prima, completamente diverse, che hanno un suono completamente diverso, anche se da un punto di vista di funzionalità sono 2 schede molto semplici. Certo, la Behringer è super semplice. L'SSL2 c'ha il tasto 4K che permette una distorsione armonica sulle frequenze alte che aggiunge, una particolarità al suono, ma io non lo utilizzo mai, quindi la utilizzo sempre molto flat. Quindi sono 2 schede abbastanza semplici, anche perché per esempio la SSL2 non ha questo pannello di controllo come magari ce l'hanno la Audient e altre schede. Ha tutte le manopoline, perché io preferisco avere il touch and feel proprio sulla macchina. Ho avuto per un periodo l'Audient Evo 8, ma non mi piaceva, l'ho tolta perché aveva un unico manopolone e 2 pulsanti. Io invece voglio proprio la manopolina, voglio poter girare, voglio poter cliccare, quindi preferisco questo tipo di scheda audio qui. Sono nostalgico, sono anziano e si vede, quindi queste cose troppo moderne non mi piacciono. Allora, ti dicevo quindi, il microfono è sempre lo stesso, Behringer XM8005, la mia distanza dalla bocca al microfono è sempre la stessa, il microfono è fuori asse, come puoi vedere, orientato a 45 gradi, quindi da un punto di vista microfonico della posizione non c'è alcuna differenza. La differenza potrebbe esserci nel suono. Ora, io spero che tu stia ascoltando questo video con le cuffie, perciò chiedo a te se noti una differenza tra prima e adesso, perché sono cambiate le schede audio. Ora, se tu noti una differenza, questo è positivo, perché vuol dire che ha senso spendere 200 euro contro 38. Se invece non noti la differenza, allora questo è un problema, perché anziché spendere 200 euro ne potevo spendere 40 e tutti quegli altri soldi investirli in altre cose. Comunque, a parte gli scherzi, mi farebbe piacere se tu commentassi questo video raccontandomi che cosa ne pensi, quale scheda audio è l'SSL2, quale scheda audio è la Behringer UM2. Non stupisce che questa nuova rivoluzione orale sia accompagnata da un nuovo modo di intendere il marketing e in particolare il branding. C'è chi negli ultimi anni ha iniziato a parlare di audio branding o di sonic branding. Come suona un brand? È una domanda importantissima e lo sarà sempre di più, e richiede una risposta che comprende quanto abbiamo detto sopra riguardo al mondo del podcast e tantissimo altro.
Non stupisce che questa nuova rivoluzione orale sia accompagnata da un nuovo modo di intendere il marketing e in particolare il branding. C'è chi negli ultimi anni ha iniziato infatti a parlare di audio branding o sonic branding. Come suona un brand? È una domanda importantissima e lo sarà sempre di più e richiede una risposta che comprende quanto abbiamo detto sopra riguardo al mondo del podcast e tantissimo altro. Alla fine di questo video ti dirò qual è la scheda audio A e qual è la scheda audio B. Sperando insomma che tu te ne sia accorto prima. Mi fa piacere se tu mi racconti se l'avevi capito o è stata una sorpresa per te. Mi farebbe davvero piacere. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video che tutto sommato era abbastanza rapido perché volevo farti notare, volevo che tu mi dicessi se vale la pena spendere 200 euro per una scheda audio oppure è meglio spendere meno per una scheda audio, fermo restando che il microfono, lo sai, è un microfono che costa 25 euro. Quindi un microfono, per carità, che ha un valore probabilmente anche maggiore rispetto ai 25 euro perché suona veramente molto bene, però non è un microfono, diciamo, di chissà quale livello di prestazioni. Quindi tutto sommato mi faceva piacere utilizzare un unico microfono per, come dire, soprattutto un microfono non super costoso, perché così la differenza tra le due schede audio secondo me si nota maggiormente. Va bene? Allora aspetto i tuoi commenti e adesso ti svelo quale delle due schede audio era la UM2 e quale la SSL2. Alla prossima, ciao e buona registrazione con la scheda audio migliore.